sei mai chiesto, ma sarebbe possibile imparare veramente una lingua solo guardando anime? Sarebbe possibile fare lo stesso magari con una serie americana, francese, spagnola? Essenzialmente sarebbe possibile apprendere le lingue veramente in maniera efficace guardando le serie, i film e gli anime che più ci piacciono. Ebbene, la risposta è sì, e in questo video ti spiegherò come farlo. Prima di tutto, chi sono io? Mi chiamo Siam, sono un laureando in mediazione linguistica interculturale e parlo 7 lingue. Per questa ragione posso definirmi un poliglotta e in questo canale vi porto tutta una serie di consigli e segreti per apprendere le lingue in maniera più efficace, ma soprattutto in maniera più divertente. Lo strumento di cui parleremo oggi è Language Reactor. Che cos'è Language Reactor? È un'estensione per Google Chrome, se non sapete cosa sono le estensioni poi lo vediamo, che vi permette attraverso l'uso di applicazioni, siti come Netflix e YouTube di poter avere in generale il doppio sottotitolo, ma non solo, poi vedremo. Che cos'è il doppio sottotitolo? Come potete vedere un po', diciamo, a schermo, il doppio sottotitolo sotto a un video vi permette di poter vedere il contenuto che appunto volete vedere sia con il sottotitolo della lingua che state imparando, sia con il sottotitolo in italiano. E questo a cosa serve, direte voi? Pensate a tutte quelle volte che avete ascoltato magari un film, magari un Harry Potter, non lo so, o avete guardato un anime e avreste voluto imparare quella singola parola che ha detto, oppure quella frase, che però non avete ben capito, perché ovviamente gli attori parlano velocemente, i personaggi parlano velocemente, spesso magari si mangiano delle parole e quindi non riusciamo a capire bene i messaggi che effettivamente vogliono esprimere, perché ovviamente non siamo dei madrelingua. E proprio per questa ragione ci serve il primo sottotitolo, quello nella lingua madre. E sotto a questo avremo invece poi il sottotitolo in lingua italiana o comunque nella vostra lingua madre. Questo ci permetterà quindi non solo di comprendere tutto quello che sta avvenendo perché abbiamo la lingua italiana, ma soprattutto identificare magari quelle parole e quelle frasi che vengono dette in maniera ricorrente e che quindi possiamo più facilmente imparare. La seconda funzione super interessante di questa estensione è questa qui, che voi potete selezionare ogni singola parola o frase all'interno dei sottotitoli e sapere appunto la sua traduzione, ma sapere anche la sua singola pronuncia, così come anche una piccola spiegazione del suo uso e soprattutto degli esempi, delle frasi di esempio che vi aiutano ad apprenderla meglio. Premessa, questa estensione ha due versioni, una a pagamento e una totalmente gratuita. Quella totalmente gratuita ha, diciamo, le sue funzioni base come appunto quella del doppio sottotitolo e appunto il pop-up dictionary di cui vi ho appena parlato, mentre quella versione a pagamento invece ha tutta un'altra serie di funzioni che sono veramente il cuore di questa applicazione e che rendono questa estensione veramente uno strumento potente per apprendere le lingue. Le quali funzioni vedremo verso la fine del video. Infatti ora vi spiegherò in generale prima di tutto come si scarica questa estensione per poi vedere prima la versione gratuita e poi la versione al pagamento. Passiamo al computer. Eccoci qua ragazzi sul computer. La prima cosa da fare è ovviamente andare sul browser perché come vi ho detto è un'estensione. Per chi non sapesse cosa fossero le estensioni, non sono altro che delle funzioni aggiuntive che possono essere appunto aggiunte a Chrome che gli permettono di fare tutta una serie di cose e per cercarle basta che andiamo a cercare ad esempio estensioni Chrome e la pagina che appunto stiamo cercando è il Chrome Web Store. Qua troverete tante altre applicazioni, tante altre estensioni e andiamo a cercare l'estensione appunto Language Reactor nella barra di ricerca. Ed eccoci qua. Il primo risultato probabilmente sarà quello che stiamo cercando ed è proprio questo. Vedete questa è l'icona, io come vedete ce l'ho già installato, ma una volta che lo installerete voi vedrete che vi uscirà
la pagina di Language Reactor. Noi invece andiamo un attimo a cercarla. Ed eccoci qua nella home di Language Reactor. Come vi ho detto c'è una versione a pagamento e una versione gratuita. Ma prima di andare a vedere in dettaglio cosa fanno appunto tutti questi pulsanti nella barra laterale, andiamo a vedere cosa è cambiato invece su Netflix. Perché come vi ho detto appunto questa estensione funziona con Netflix e YouTube. Quindi andiamo a vedere su Netflix. Ora, sfortunatamente, a parte il catalogo, non posso farvi vedere molto altro, ma vediamo ora che in questa zona, come vedete, sono usciti due tasti in più, ovvero sfoglia per lingua e Language Reactor. Allora, in sfoglia per lingua possiamo cercare qualunque serie o film appunto sulla base della lingua originale, il doppiaggio o i sottotitoli, e poi ovviamente scegliere la lingua a cui siamo interessati. Invece qua su Language Reactor Catalog ci rimanda appunto sul sito e ci fa vedere tutte le serie, i paesi di provenienza, il doppiaggio, tutte cose che ci possono essere veramente utili se stiamo cercando una serie o un film in particolare e vogliamo sapere se c'è o meno nella lingua che stiamo cercando. Tralasciando questo andiamo a vedere la ciccia proprio, andiamo a vedere cos'è cambiato proprio nella visione, ecco, di una serie o di un film. Allora, eccoci qua alla schermata, diciamo, di visualizzazione di Netflix. Per motivi di copyright non posso registrare direttamente lo schermo del mio computer quando faccio vedere Netflix, quindi ve lo faccio vedere così. Una volta arrivati appunto nell'area di visualizzazione, diciamo, di Netflix, è cambiato qualcosa, ovvero è cambiato questo. Abbiamo un nuovo tasto. Vedete questo LR, Language Reactor? Andiamo semplicemente ad attivarlo schiacciandolo ed è cambiato qualcosa. Abbiamo ora il doppio sottotitolo. E ora, prima di passare alla vera e propria visualizzazione, andiamo a cambiarne le impostazioni. Qua, ora come ora, l'audio è in originale, in giapponese, andiamo a cambiarlo nella lingua che vogliamo. Ad esempio facciamo finta che mettiamo l'inglese. Poi dobbiamo selezionare la lingua dei sottotitoli Netflix, che anche in questo caso metteremo in inglese, quindi andiamo a cercarci l'inglese, ed eccoci qua. E appunto la lingua di traduzione mettiamo appunto la nostra lingua, in questo caso l'italiano. Ora appunto vedete che è cambiato qualcosa, ecco, diciamo mettiamo la schermata al massimo così vedete meglio. Ora vedete che appunto abbiamo due sottotitoli, abbiamo questo qua sotto in italiano e quello sopra appunto in inglese, con l'audio ovviamente in inglese. Ora magari vi starete chiedendo a cosa serve un audio, ora forse vi starete chiedendo a cosa serve il doppio sottotitoli. Ebbene, il doppio sottotitolo è estremamente necessario perché spesso noi andiamo a vedere le nostre serie, i nostri film in lingua originale, ma non riusciamo a capire molte delle parole che vengono dette. In questo modo, con il doppio sottotitolo, non solo la nostra, diciamo, comprensione di quello che viene detto, di quello che succede è al massimo perché ovviamente abbiamo l'italiano, ma abbiamo anche esattamente quello che viene detto dagli attori, che appunto è trascritto in inglese. E per di più, ora vi faccio vedere, e per di più, la bellezza di Language Reactor e la sua potenza è il fatto che ognuna di queste parole è selezionabile, come vedete, e andandoci semplicemente sopra ci esce la traduzione, anzi anche più di una traduzione. E andandoci a schiacciare, ad esempio in questo caso strange, andiamo a schiacciare e come vedete ci esce diciamo una visualizzazione più completa con un dizionario, con degli esempi che provengono direttamente dalla stessa puntata e degli ulteriori esempi che ci vengono forniti da questo, diciamo da questo servizio interno a Language Reactor chiamato Tatoeba. Queste in sostanza sono le funzioni che ci sono nella versione gratuita. Io credo che già di per sé la versione gratuita sia abbastanza,
ma cos'è che gli manca? Gli manca essenzialmente la possibilità di poter salvare queste parole. Infatti, se vedete, se io vado a scegliere Somebody. se io vado a scegliere, una parola, come avete sentito, viene anche pronunciata e la voglio ad esempio, diciamo, la voglio ad esempio salvare come parola conosciuta, mi viene detto: "Eccoci qua, per continuare con queste funzioni serve la versione Pro", e come vedete la versione Pro, in euro costa 5,62 € al mese. Io credo che se siete agli inizi e non l'avete mai provato, non serve essenzialmente, prendere la versione a pagamento, ma se vi piace e volete fare in modo che tutte le parole che effettivamente conoscete e le parole che si vanno ad aggiungere man mano con le varie puntate, i vari film, eccetera, siano in un unico luogo, allora vi consiglio di fare la versione a pagamento. Ed eccoci qua. Spero che questo video ti sia piaciuto. So che è stato piuttosto, diciamo, forse pesante, pieno di informazioni, però Language Reactor è un'applicazione che utilizzo oramai da tanto tempo, mi piace usarla, mi ha insegnato veramente moltissimo, sia di cinese, sia di francese e tutte le altre lingue che parlo, e spero che lo utilizzerai. Ti consiglio di iniziare con la versione gratuita e poi, se ti piace, passare alla versione a pagamento. Se la userai, scrivimi un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un mi piace, iscriviti al mio canale, e per rimanere sempre aggiornato ricordati sempre della campanellina. E per questo video era tutto, ci vediamo alla prossima.